egittologia, antropologia, fisica. Sono solo alcune delle tematiche che i nostri ospiti, esperti studiosi conosciuti e riconosciuti in Italia e all'estero, andranno ad affrontare in ambito culturale, sociale, politico. Ecco a voi Pianeta Terra, un progetto realizzato dal Circolo Culturale Passepartout i Club dei Viaggiatori, associazione di promozione sociale di Rivarolo Canavese. Riccardo Manzini, da molti anni professional member dell'International Association of Egyptologists, è autore della collana in 8 volumi di descrizione ed analisi di tutti i complessi piramidali egizi e degli edifici similari, oltre a 4 volumi di vari argomenti egittologici. Titolare dei corsi di egittologia di alcune sedi dell'Università della Terza Età in provincia di Torino, ha tenuto oltre 120 conferenze in Italia ed all'estero ed è stato invitato a partecipare ad alcuni congressi internazionali. È appena uscito in libreria un suo volume monografico sulla progettazione della piramide a doppia pendenza di Snefru ad Ashur. Per quanto non si sappia e probabilmente non si saprà mai come sono state costruite le piramidi, al termine di questi incontri in cui si sono fornite alcune delle conoscenze necessarie di base per poterle comprendere, possiamo presentare la ricostruzione degli eventi che hanno portato alla realizzazione di queste piramidi, ponendosi nelle condizioni degli antichi. Queste ipotesi non vogliono essere la spiegazione di come sono state sicuramente costruite le piramidi, ma vogliono soltanto essere degli spunti per dimostrare come con le conoscenze e le metodologie riscontrate in Egitto, di sicuro possesso degli egizi o dedotte scientificamente, sarebbe stato possibile realizzare le piramidi con il loro semplice rigore, la loro semplice inventiva, molto complessa, cioè molto semplice ma molto rigorosa. Parlando di queste piramidi, della costruzione, merita soffermarsi sulla costruzione della piramide di Cheope, in quanto essendo quella di maggiori dimensioni è quella che avrebbe evidenziato maggiormente i problemi costruttivi. È derivata da una sua analisi, è derivata una ipotesi che è molto accettata oramai dagli archeologi, che sembra credibile in quanto presenta delle caratteristiche legate alle piramidi, ai metodi costruttivi delle piramidi precedenti, quindi quelle a gradoni, e presenta delle caratteristiche che troveremo nelle piramidi successive. Questa ipotesi, per quanto non pretenda di essere sicuramente risolutiva e possa essere piuttosto complessa da comprendere, è stata attentamente analizzata ed approvata da una commissione di esperti, docenti universitari di architettura, di archeologia, di ingegneristica, di egittologia e di geologia, nominata apposta dall'Accademia delle Scienze di Torino, la quale poi l'ha pubblicata e sostenuta. Abbiamo visto che le piramidi hanno profili, struttura e sono fatte di materiali differenti, quindi necessariamente hanno richiesto differenti metodi costruttivi per poterle realizzare. Abbiamo appunto affrontato il problema legato alla piramide di Cheope per questi motivi. È interessante notare che, come vedremo, l'ipotesi che è venuta fuori utilizza soltanto metodiche legate e comprovate sulle piramidi precedenti e quindi risulta anche per questo motivo piuttosto credibile.
La costruzione di una piramide costituiva uno dei primissimi, se non il primo atto adottato da un sovrano nel momento in cui ascendeva al trono, per procurarsi un monumento funebre. Ovviamente stiamo parlando soltanto nel periodo in cui furono costruite le piramidi, cioè l'antico e medio regno. La prima operazione da compiere era scegliere la necropoli in cui costruire questa piramide. Sicuramente ad occidente del Nilo, perché era la direzione del mondo dei morti, e poteva essere o la necropoli dinastica, cioè la necropoli dove c'erano già delle piramidi dei familiari, o inaugurare un'area nuova, del tutto nuova, oppure si sceglieva una necropoli in cui ci fosse un edificio di un grande sovrano del passato, di modo che, ponendo la propria tomba vicino a quella, per somiglianza, per simbologia, si accrescesse la propria importanza. Scelta la necropoli, bisognava scegliere il luogo in cui costruire questo complesso piramidale, che ovviamente era il luogo più favorevole, cioè quello al limitare dell'altopiano libico, dove questo degrada verso la valle del Nilo, di modo che vista dalla valle, la piramide assumeva prospetticamente ancora più una dimensione imponente. Questo è il motivo per cui, ad esempio, la tanto decantata, tanto millantata allineamento delle piramidi di Giza trova la sua spiegazione. In Egitto quasi tutte le sinclinali, cioè le pieghe del terreno, vanno da nord-est a sud-ovest. Cheope fa costruire la sua piramide nel luogo più favorevole, cioè all'estremo nord-est. È chiaro che i suoi successori, volendo utilizzare la stessa necropoli, non possono che allinearsi in direzione sud-ovest. Ecco il motivo per cui c'è questo strano allineamento, che peraltro non è l'unico, perché noi lo troviamo anche ad Abu Sir, dove c'è un allineamento molto simile delle piramidi della quinta dinastia. Scelto il luogo, scelta l'area, si trattava di fare un progetto dettagliato del complesso piramidale, prevedendo tutti i monumenti che si volevano realizzare, ma in particolare prevedendo le dimensioni, i materiali e la struttura della piramide principale. Questo avrebbe vincolato la scelta di tutte le altre componenti secondarie. Gli appartamenti non crearono durante la terza dinastia nessun problema, perché gli appartamenti della terza dinastia sono tutti scavati nel sottosuolo, che significa che la sovrastruttura della piramide poteva essere realizzata senza nessun problema, o meglio, senza nessun vincolo legato agli appartamenti, in quanto gli appartamenti, essendo totalmente realizzati nel sottosuolo, potevano essere modificati o corretti anche in corso d'opera senza dover minimamente intervenire nella sovrastruttura della piramide. La quarta dinastia, con Snefru, compaiono invece appartamenti nella sovrastruttura, e questo ha creato un grosso cambiamento, nel senso che ha richiesto una evoluzione rapidissima. Perché? Ma perché le piramidi sappiamo che erano costruite per corsi orizzontali in cui un corso non poteva essere completato finché quello inferiore non era completato, ed erano costruiti centrifugamente. Significa che in ogni istante, con gli appartamenti nella sovrastruttura, i costruttori dovevano sapere esattamente dove erano le varie componenti e la correzione dell'inclinazione. Se no, gli appartamenti non avrebbero rispettato alla fine dei lavori il progetto. Per realizzare questo concepirono una progettualità modulare, in pratica come la nostra carta millimetrata, su cui tracciarono l'asse nord-sud di questi appartamenti con tutte le misure esattamente definite ed in scala. Questo aveva molti vantaggi, intanto di consentire appunto la esatta riproducibilità degli appartamenti, ma questo disegno in scala, essendo tale, poteva essere direttamente consegnato alle manovalanze, che potevano lavorare al più
dividendo ulteriormente in quadrati più piccoli questa modularità per poter definire ad ogni metro di quota, definire esattamente dove doveva essere la componente. Definite tutte queste fasi preliminari, potevano iniziare i lavori. I lavori iniziavano con un livellamento sommario di tutta l'area in cui sarebbe dovuta poi essere costruita la piramide. Questa prima fase, probabilmente come le successive tutte fasi di livellamento, era verosimilmente basata sulla orizzontalità dell'acqua che gli egizi avevano già constatato. Quindi tutto ciò che emergeva dall'acqua, se necessario, veniva asportato. Solo nella piramide di Cheope, nella sovrastruttura, è documentata la presenza di un rilievo roccioso adattato, che probabilmente era una collinetta preesistente, che fu lasciata, anzi probabilmente fu deliberatamente lasciata nella sovrastruttura per risparmiare volume di materiale da costruzione. Forse altri rilievi di questo tipo regolarizzati ci sono anche in altre piramidi, ma la conservazione delle sovrastrutture non ha consentito di verificarlo. Di sicuro c'è nella piramide di Cheope. A questo punto poteva iniziare il lavoro sul campo vero e proprio, e la prima cosa era orientare correttamente la piramide per ragioni simboliche. Abbiamo visto in incontri precedenti che loro volevano rispettare il più possibile l'allineamento con i punti cardinali. Per fare questo non è certa la procedura, ma è oramai accettata dalla maggior parte degli egittologi, che, anche perché non avevano altri mezzi, che questo allineamento iniziava dall'osservazione da un punto fisso, poteva essere un muretto o un palo, esattamente del punto in cui il sole sorgeva e del punto in cui il sole tramontava. Ripetendo molte volte questa osservazione, si correggeva il margine di errore, alla fine si otteneva una retta est-ovest pressoché perfetta. Stabilita questa retta, si tracciava su di essa la lunghezza, un segmento pari alla lunghezza del lato di base che si era stabilito per la piramide, facendo centro alle due estremità di questo segmento con due ampi semicerchi intersecantesi, ottenevano di conseguenza una linea ortogonale che era l'asse nord-sud. Quindi a questo punto loro avevano un asse est-ovest stabilito con il sorgere e tramontare del sole e un asse nord-sud ottenuto con questo artificio geometrico. A questo punto era indispensabile però procedere al livellamento del perimetro dell'area di base della piramide, perché i blocchi dovevano essere allineati. Per fare questo, la roccia eccedente, come si è visto prima, sarebbe stata asportata utilizzando l'acqua come linea di base e gli avvallamenti riempiti con delle sottofondazioni con blocchi di pietra. Questo per ottenere un piano il più possibile orizzontale. Era invece indispensabile ottenere una quota identica o pressoché identica nei 4 angoli alla base di questa piramide, perché se gli angoli non fossero stati alla stessa quota, magari gli spigoli non si sarebbero più incrociati. Quindi era indispensabile avere la stessa linea di base. Per ottenere questo non è chiaro come sia stato realizzato, anche perché ad esempio nel caso di Cheope gli angoli non si vedono, visto che di mezzo c'è un rilievo roccioso. Probabilmente l'hanno ottenuto con un artificio che è riscontrabile in altri casi, cioè lo scavo di un canalino lungo tutta quella che poi sarà la base della piramide, scavato nella roccia di base, riempito d'acqua. Tutto ciò che emergeva durante l'evaporazione veniva asportato. Ripetendo numerose volte questa operazione, alla fine si otteneva una parità di quota di tutti e 4 gli angoli.
Escludendo le piramidi del Medio Regno, che come abbiamo visto gli ingressi venivano spostati sugli altri lati per cercare di preservare il defunto e impedire l'accesso, in tutte le piramidi dell'Antico Regno l'ingresso è a nord. Quindi a questo punto, stabilita l'area di base, il perimetro, stabilite le quote, stabilito tutta questa parte preliminare, si iniziava a scavare nella mezzeria della faccia nord una trincea discendente nella roccia che terminava pressoché al centro dell'edificio in una grandissima pozzo dentro cui erano poi realizzati gli appartamenti in un tempo successivo. Solo in alcune componenti degli appartamenti della piramide di Cheope e della piramide di Micerino gli appartamenti sono stati scavati in galleria, non in trincea ma direttamente in galleria. A questo punto poteva iniziare la costruzione, cioè non solo più la progettazione e l'inizio dei lavori, ma la costruzione vera e propria dell'edificio. Per fare questo si attivavano le cave, in cui gli operai lavoravano isolando i blocchi di dimensioni prestabilite e poi staccandoli dalla roccia. Nello stesso tempo, altri operatori producevano i mattoni di fango e i quali venivano trasportati poi nella zona della piramide per partecipare alla costruzione delle rampe costruttive. Poiché le piramidi, abbiamo visto, erano di profilo, materiale e struttura differente, sicuramente anche i metodi costruttivi dovevano essere differenti. E quindi queste modalità le vediamo a seconda della tipologia dell'edificio. Ovviamente le piramidi più antiche, che sono quelle a gradoni, per certi versi erano di più facile realizzazione, perché gli appartamenti, abbiamo visto, erano esclusivamente nel sottosuolo. Avessero commesso un errore, potevano correggerlo senza nessun problema. Per quanto riguarda la sovrastruttura delle piramidi a gradoni è sempre a mantelli indipendenti ma in muratura di pietra compatta, cioè era più semplice, diciamo, da realizzare che in tutte le tipologie successive. Corso di base, nessun problema, i blocchi venivano disposti sul perimetro e poi riempita tutta l'area centrale. Teniamo presente che crescendo percorsi orizzontali, già nel corso di base erano presenti i vari mantelli. Quando però si doveva iniziare a costruire il secondo corso, iniziavano i problemi, perché il problema era di come innalzare i blocchi. Gli egizi, l'unica macchina fisica adatta ad innalzare i blocchi documentata è la rampa, cioè il piano inclinato di una muratura in mattoni. Queste rampe sono documentate sia fisicamente sulla faccia interna del primo pilone del Tempio di Karnak, ci sono i resti di una di queste rampe, sia come documentazione su papiro o parietale. Noi abbiamo dei testi che calcolano, insegnano a calcolare il numero di operai necessari a trainare un blocco di un peso determinato su di una rampa inclinata di una certa inclinazione. Quindi sicuramente usavano le rampe costruttive anche perché, ripeto, erano l'unica macchina fisica che avevano per innalzare i blocchi. Tutte le altre sono fantasie, argani non ne esistevano. Un accorgimento fondamentale per l'utilizzo delle rampe costruttive era che il piano di calpestio fosse costituito da uno strato di limo del Nilo, cioè di fango del Nilo, opportunamente umidificato, perché se fosse stato troppo bagnato diventava fango colloso, quindi avrebbe rallentato, avrebbe aumentato l'attrito. Se fosse stato troppo asciutto, viceversa, avrebbe aumentato l'attrito in quanto non avrebbe facilitato lo scorrimento. Un esperimento e vari poi esperimenti successivi, un esperimento del 1936 ha dimostrato che invece opportunamente umidificato il limo del Nilo
ha un coefficiente di attrito prossimo allo zero, cioè in pratica si comporta come olio. Quindi facilita enormemente, non creando attrito, enormemente lo scorrimento delle slitte cariche dei materiali. Con questa rampa si può pensare quindi che affluissero i materiali per costruire tutto il primo gradone, raggiunta la sommità del quale si sarebbe posto un problema. Innanzitutto, la sommità del primo gradone è possibile, è probabile che fosse vincolata alla lunghezza del lato di base della piramide e all'inclinazione della rampa, perché vediamo che esiste una relazione. Rampe che, abbiamo visto in un incontro precedente, non potevano superare il 10% di pendenza per poter essere utilizzabili. Quindi, raggiunta la sommità del primo gradone, si trattava di iniziare il secondo e poi i successivi. Per fare questo, mentre la rampa del primo gradone poggiava sul terreno adiacente alla piramide, la rampa del secondo gradone avrebbe poggiato sulla sommità del primo gradone, dando quasi una continuità nei piani di calpestio, e così per il terzo, quarto e per tutti i gradoni successivi. In questo modo si può giustificare la costruzione delle piramidi a gradoni utilizzando esclusivamente i sistemi documentati. Lasciamo da parte la piramide di Cheope, perché è quella il fulcro di tutte queste ipotesi. Le piramidi di piccole dimensioni, cioè quelle canoniche o quelle del Medio Regno, sono sicuramente tutte successive a Cheope, ma da Cheope, o meglio, filtrato da Cheope, utilizzano il principio usato nelle piramidi a gradoni. Mi spiego. Le piramidi a gradoni avevano questi piani di calpestio che facevano degli angoli appoggiandosi sui gradoni singoli della piramide. In queste piramidi canoniche non ci sono più gradoni, conseguentemente la rampa diventa una rampa unica, sempre che appoggia sul terreno e aderisce alla faccia della piramide, ma continua su tutti e quattro i lati, cioè cresce la rampa contemporaneamente alla crescita dell'edificio. È interessante notare che la pendenza di questa rampa e la dimensione del lato di base vincola fortemente l'altezza raggiungibile dalla piramide, perché si è dimostrato che più di un avvolgimento intero, quindi una rampa che copra i quattro lati, non poteva esserci, ma una rampa del 10% di pendenza che copre quattro lati ha un'altezza massima che non può essere superata. Infatti, nelle piramidi della quinta e sesta dinastia, che sono tutte molto simili, anche le altezze sono molto simili e sono tutte raggiungibili con questa ipotetica rampa che gli gira attorno. Stessa ipotesi costruttiva utilizzabile nelle piramidi del Medio Regno in materiali leggeri, cioè sabbia e mattoni, anzi, essendo materiali che unitariamente hanno un peso molto inferiore alla pietra, al calcare, queste rampe potevano addirittura essere più inclinate e quindi raggiungere altezze maggiori alle piramidi. Tutte le piramidi, queste di piccole dimensioni, e poi anche le successive, ma ci interessano queste di piccole dimensioni, hanno la cripta con copertura a strati sovrapposti di travi a contrasto. Le travi a contrasto hanno una richiesta inderogabile, cioè di avere dei solidissimi sostegni per quello che si chiama la loro spalla, cioè il punto di appoggio. I corsi inferiori di queste travi a contrasto non c'era problema, perché appoggiavano, abbiamo visto che venivano realizzati al fondo di un grosso pozzo scavato nella roccia, appoggiavano direttamente sulla roccia e quindi non c'era problema di sostegno. Ma gli strati superiori, o in genere lo strato superiore, aveva invece un problema, perché lo strato superiore si trova al di sopra del livello del suolo e quindi andava sostenuto. Per sostenerlo si ipotizza che abbiano ideato un sistema originale molto utile, molto proficuo, cioè
per sostenere uno strato di travi a contrasto c'era bisogno di un sostegno alle spalle, il sostegno era dato dalla muratura stessa della piramide, ma si trovavano nell'impiccio che se avessero costruito in funzione del sostegno del travi a contrasto, la piramide la costruzione si sarebbe prolungata nel tempo. Per evitare questo, lasciarono una trincea a T in corrispondenza degli appartamenti, cioè la rampa continuava a crescere con la piramide e si lasciava questa trincea a T dove dentro c'erano gli appartamenti. Questo avrebbe consentito di posizionare le travi a contrasto mentre la piramide continuava a crescere. La riprova di questa interpretazione è data da alcune piramidi della quinta dinastia, in particolare quella di Saurà, in cui è visibilissima. La piramide di Saurà ha avuto l'asportazione di tutte le fasce esterne di rivestimento, eccetera, quindi noi vediamo il nucleo di questa piramide. Questo nucleo è chiarissima la presenza di questa trincea verticale dentro cui ci sono gli appartamenti, che successivamente è stata riempita con materiale buttato dentro di scarto, giusto per riempire. Quindi anche questa è una prova della correttezza di questa interpretazione. La piramide di Cheope, si colloca tra quelle a gradoni e queste canoniche di piccole dimensioni. Il metodo costruttivo, come in tutti gli altri casi, non si conosce, però sicuramente proprio per il procedere dell'evoluzione architettonica non è pensabile che si discostasse troppo dai concetti utilizzati nelle piramidi a gradoni. Tanto più che noi poi, se ci pensiamo, appunto, il concetto della costruzione della piramide a gradoni con le rampe che salgono noi lo troviamo anche poi nelle piramidi canoniche di piccole dimensioni, quindi non è pensabile che per Cheope e per Chefren, il problema è identico, abbiano utilizzato un sistema totalmente differente. Sicuramente per la piramide di Cheope devono aver utilizzato un sistema derivato da quello delle piramidi a gradoni, adattato alle dimensioni e alle caratteristiche della piramide di Cheope, probabilmente adattato in maniera originale. Il risultato che è emerso da questa analisi molto complessa è che si pensa che la piramide sia stata costruita con plurime rampe, con multiple rampe, che inizialmente si fondano sul terreno circostante, ma poi si, diciamo così, arrampicano aderendo alle superfici delle facce della piramide, rendendosi quindi autonome. Può sembrare una ipotesi molto ardita, molto strampalata, ma a parte il fatto che è stata appunto analizzata attentamente da esperti del ramo, è stato fatto un modello sperimentale che vedremo, che ha dimostrato la fattibilità di questa situazione, questa ipotesi è partita da una constatazione molto semplice che può fare chiunque. Nelle piramidi in pietra non terminate, i blocchi di rivestimento, la faccia a vista, cioè quella che nella piramide finita è perfettamente liscia, in queste piramidi la faccia a vista è fortemente bugnata, cioè fortemente sporgente. Ora, la bugnatura come scelta estetica esisteva già nell'antichità e ha continuato ad esistere, cioè noi abbiamo delle pareti volutamente non lisce con i singoli blocchi bugnati, pensiamo anche soltanto a Palazzo Diamanti a Ferrara, ma il perimetro di questi blocchi, quindi al centro c'è la bugnatura, ma il perimetro di questi blocchi è sempre liscio, quindi i blocchi sono accostati con questa parte liscia e hanno le loro bugnature. In Egitto questo tipo di bugnatura è sconosciuto, non esiste da nessuna parte. In Egitto ci sono blocchi bugnati, ma sono blocchi appartenenti ad edifici non finiti. Perché?
Probabilmente perché venivano lasciati bugnati di proposito per non rovinare la faccia a vista durante la costruzione. Successivamente venivano lisciati. La cosa interessante che dimostra la credibilità, quindi erano sempre trasformati da bugnati in lisci. La cosa che dimostra la credibilità, che la loro volontà era di ottenere pareti lisce, è che anche nei blocchi bugnati esiste sempre una linea nettissima che delimita quello che avrebbe dovuto essere il piano esterno definitivo. Cioè si ha proprio una linea tracciata, quindi si portava via, dopo aver edificato il muro, si portava via la bugnatura, si arrivava a quella quota e lì rimaneva la parete perfettamente liscia. Ora, ritornando alla piramide di Cheope, qual è la differenza? La differenza è che non solo ci sono blocchi bugnati, cioè i blocchi di rivestimento sono tutti bugnati, messi in opera bugnati, ma mentre la bugnatura di un muro sporge di pochi centimetri, la bugnatura della piramide di Micerino, ad esempio, sporge di 35-50 centimetri. Allora, poiché gli egizi non erano stupidi, il discorso è perché avrebbero dovuto impegnarsi in un secondo tempo a lisciare a 150 metri d'altezza dei blocchi quando questi avrebbero potuto essere lisciati da subito o lasciati bugnati, ma bugnati con poca sporgenza. C'è un lavoro spaventoso, un lavoro impegnativo, e allora ci si è chiesti, non essendo stupidi, come mai li hanno lasciati fortemente bugnati? Attenzione, solo in questi casi sporgono di 50 centimetri. Da notare che anche questi blocchi della piramide di Micerino presentano questa linea della faccia definitiva. Quindi si sapeva che doveva arrivare lì poi la faccia definitiva. Allora, non erano stupidi, significa che le bugnature le hanno deliberatamente lasciate molto sporgenti. Perché? Perché gli servivano. E allora è per questo che si è pensato che servissero per far aderire delle rampe a questa bugnatura. I timori istintivi emersi subito erano: uno, che la rampa si rompesse sotto il carico, e due, che potesse scivolare lungo questa faccia. Beh, a questo punto è intervenuto un modello sperimentale fatto al Politecnico, il cui esito è ovviamente espresso in grafici, da cui dimostra smentisce questi due timori. Il primo perché il carico, sotto carico massimale, questo carico massimale si scarica quasi tutto, quasi interamente nella parte più spessa della rampa, quindi non grava sulle parti più deboli, più sottili. Ma soprattutto il secondo risultato, il secondo grafico, dimostra che il punto, questo carico si dispone lungo la faccia della piramide, aderendo a queste bugnature, più che altro in alto, cioè dove la rampa è più spessa, non in basso, cioè sull'angolo più basso della rampa il carico è pressoché nullo, quindi la rampa non può scivolare. Questa è la conclusione. Stabilito il modello costruttivo, iniziavano i lavori, cioè si facevano giungere alla base della piramide i blocchi realizzati nelle cave, trainati su slitte, le cave o poste nelle immediate vicinanze della piramide, o per i materiali più ricercati come poteva essere il granito che arrivava da Aswan, cioè centinaia di chilometri più a sud, in un primo tempo trasportati su barche e poi su slitte fino alla base dell'edificio. Terminato il primo corso, anche in questo caso era necessario l'utilizzo delle rampe per i corsi successivi. E a questo punto c'è una considerazione da fare. Il volume della piramide è dato dall'area di base per l'altezza diviso 3. Diviso 3 significa che il volume decresce moltissimo con il crescere dell'altezza. Poca differenza di altezza, grande diminuzione del volume. Ma alla quota, al secondo corso, quindi alle quote più basse, il volume è enorme,
Di conseguenza non si poteva pensare a poche rampe costruttive, ma una serie di calcoli hanno portato a concludere che erano utili avere, perché il vincolo è che la piramide di Cheope è stata costruita in circa 20 anni, quindi qualunque sistema deve giustificare i 20 anni. Per i primi corsi si è pensato che iniziassero 12 rampe, cioè 3 per ogni lato, il che avrebbe garantito l'afflusso di materiali in quantità sufficiente, ma soprattutto avrebbe fatto giungere il materiale da 12 punti diversi, quindi di più facile smaltimento poi in quota. Queste 12 rampe però sono tali a livello zero, cioè per il secondo, terzo, quarto, quinto corso. Ma il volume della piramide decresce tantissimo. Per dare un'idea, il primo corso ha 78.000 metri cubi, il quinto corso ne ha 53.000, cioè 25.000 metri cubi di meno. Decresce tantissimo. Cosa significa? Significa che se ai primi 2-3 corsi erano necessarie 12 rampe, la stessa quantità di materiale poteva fluire alle quote superiori con molte meno rampe. Quindi di 12 rampe che partivano, tante venivano già subito abbandonate al terzo, al quarto corso, perché non servivano più, perché pur diminuendo il numero di rampe era talmente diminuito il volume di quel corso che era possibile ottenere la stessa velocità di flusso di materiale con molte meno rampe. A questo punto, sviluppando questo concetto, 12 rampe partono, per dare un'idea, a metà altezza della piramide di Cheope ne erano solo più necessarie 2 e poco oltre la metà una sola, che era quella che arrivava sino in punta. Tutto questo era per dire il sistema che si è prospettato. Vediamo però come sono fatte queste rampe. Innanzitutto, come abbiamo già visto, era indispensabile che il piano di calpestio fosse costituito da fango del Nilo opportunamente umidificato. A tale scopo abbiamo delle raffigurazioni parietali in cui ci sono degli addetti proprio a versare acqua per bagnare davanti alla slitta perché la slitta possa scorrere agevolmente. Sono rampe a sezione triangolare in cui la faccia più lunga, diciamo quella che potrebbe essere un'ipotenusa, fosse stato un triangolo rettangolo, aderisce alla piramide ancorandosi alle bugnature, il piano di calpestio orizzontale e il terzo è il muro di sostegno esterno. Per impedire l'affondamento delle slitte che a furia di passare avrebbero affondato il terreno, è presumibile, ma è anche documentato in altri casi, che si mettessero delle traversine di legno per impedire questo affondamento. Ora, in Egitto l'unico legno disponibile è il legno di palma, che ha una scarsissima resistenza alla flessione, cioè non è utilizzabile, ma se non per scopi di questo tipo, cioè solo puramente di sostegno, ma ha il grosso vantaggio di essere un legno fortemente igroscopico, cioè trattiene l'acqua. Ora l'acqua è un materiale estremamente pesante, visto che le rampe i piani calpestio dovevano essere sempre umidificati, avrebbero richiesto un'enorme quantità di acqua che diminuiva sfruttando proprio l'igroscopicità del legno di palma, che diminuiva questa richiesta pur mantenendo lo stesso scorrimento, lo stesso basso attrito. Queste rampe quindi crescevano contemporaneamente all'edificio, perché si reggevano ancorandosi all'edificio, cresceva la rampa, il che fa pensare che queste traversine potessero essere inglobate nella stessa muratura delle rampe per irrigidirla ulteriormente. Man mano che crescevano, i mattoni venivano posti su queste traversine e così via la rampa procedeva in altezza. Una cosa piuttosto difficile da comprendere è che se noi vedessimo la piramide in pianta con le sue rampe, le rampe sono tutte tendenti all'asse centrale della piramide. Mi spiego. Se le piramidi avessero pareti verticali, le rampe sarebbero tutte parallele alla base.
Ma le pareti della piramide sono inclinate. Allora, perché la rampa possa continuare ad essere aderente alla faccia della piramide, necessariamente deve tendere verso l'asse centrale. E questo tutte quante le rampe. Che significa? Che alla quota zero, cioè nel terreno circostante, la rampa che si è stabilito per avere una utilità doveva avere una larghezza di 4,20 metri circa. Abbiamo presente che io parlo di unità di misura nostre, ma tutti i calcoli sono stati fatti nelle unità di misura egizie, io le sto approssimando in unità nostre perché siano più facilmente comprensibili. Beh, la rampa larga 4,20 metri, all'inizio aveva un piano, occupava 4,20 metri del terreno. Ma perché? Poiché tendeva a seguire la piramide crescendo, l'appoggio sul terreno diminuiva sempre di più e aumentava sempre di più l'appoggio sulla faccia della piramide. Questo fino a che non raggiunge la sua altezza. Allora, non sono misure scelte a caso. Dicevo, 4,20 metri la larghezza del piano di calpestio. Per una serie di calcoli risulta che l'altezza totale della rampa tra il piano di calpestio e l'angolo inferiore doveva essere di 8,5 metri. Quando la rampa avesse raggiunto l'altezza di 8,5 metri, si staccava dal terreno, aderiva solo più, quindi alla faccia della piramide. Inizialmente era appoggiata sul terreno e aderiva alla faccia della piramide. Diminuiva l'appoggio sul terreno, aumentava l'appoggio sulla rampa della piramide, arrivato a 85 metri, perché una rampa alta 8,5 metri con un'inclinazione del 10%, dopo 85 metri è totalmente autonoma. Beh, dopo 85 metri si regge solo più sulla faccia della piramide e non più sul terreno. Questo cosa comporta? Comporta che da quel momento la rampa è autosufficiente e può svilupparsi a qualunque altezza. In questo modo non ha più nessun vincolo. Nei disegni e nei calcoli è stato segnato che la rampa, una volta che si autosostiene, è appoggiata su una trave orizzontale. Ma questa trave orizzontale non è una trave di sostegno, come ha dimostrato il grafico del Politecnico. È semplicemente per creare una quota, un livello orizzontale su cui si appoggiano i mattoni, non per sostenere assolutamente nulla. Questo sistema è estremamente interessante perché appunto può raggiungere qualunque quota, può continuare dopo gli 85 metri, è solo più sostenuta, ancorata a queste bugnature, quindi può crescere all'infinito su qualunque quota. Il volume della piramide decresce enormemente, quindi di 12 rampe che sono iniziate, tante abbiamo visto sono abbandonate già da subito. Altre sono invece conservate, magari riducendone le dimensioni, per sostenere delle impalcature di bambù su cui gli operai potevano agire per lisciare le bugnature che a quel punto non servivano più sulle superfici libere dalle rampe. Queste incastellature di bambù sono documentate da raffigurazioni parietali e la cosa interessante è che sviluppando questo modello secondo i parametri che sono venuti fuori, sono emersi, queste incastellature non avrebbero mai superato un'altezza di 12 metri, cioè sarebbero state di un'altezza tale che erano stabili, non presentavano, oltretutto aderendo adagiate sulla faccia della piramide, non erano instabili, quindi erano realizzabili, erano credibili. Questo sistema si poteva appunto sviluppare, una sola rampa sarebbe giunta sino in cima e giunto in cima si trattava di compiere l'ultima operazione costruttiva, che era quella di posizionare il piramidion. Il piramidion, cioè la pietra sommitale. Può sembrare una cosa conseguenziale, banale, ma non è tale. Perché? Perché noi sino a quel punto i blocchi li facevamo giungere con delle rampe. Il piramidion si trova una quota superiore e quindi non si poteva utilizzare una rampa per arrivare lì. Non è chiarissimo come abbiano fatto, è stata avanzata un'ipotesi credibile, apparentemente piuttosto complessa, ma in linea con la loro mentalità. Magari
all'apparenza complessa ma in effetti molto semplice, cioè di creare un piano inclinato sulla sommità raggiunta dalla piramide, trainare questo piramidion, costruire un pilastro centrale, fare scorrere in orizzontale il piramidion e poi finire di costruire la piramide attorno a questo pilastro. Questa è in pratica l'ipotesi che è venuta fuori, la quale trova la sua validità in tutta una serie di aspetti, fondamentalmente sulla conferma avuta da questa indagine, da questa verifica che hanno fatto gli ingegneri al Politecnico. Ci rendiamo conto che comunque è difficile da immaginarsela nei dettagli questo modello, questo sviluppo di questa rampa. Quindi, per fare questo, per rendere forse un po' più credibile e ridurre i dubbi, in assenza delle analisi matematiche che sono riportate nella pubblicazione Accademia delle Scienze, si è pensato abbiamo avuto la collaborazione di un architetto dell'architetto Matteo Cordero, che ha fatto delle simulazioni grafiche. Queste simulazioni grafiche fanno vedere la situazione costruttiva in 3 momenti differenti. E iniziamo la prima raffigurazione, che vede la piramide a pochi metri di quota, con le 12 rampe che hanno iniziato ad erigersi poggiandosi sul terreno, inizialmente sul terreno circostante e poi aderendo solo più alla piramide. Di queste 12 rampe, visto che la richiesta di materiale è già notevolmente diminuita, alcune sono già state interrotte, altre invece continuano a svilupparsi seguendo la crescita dell'edificio, e queste rampe sono quelle su cui ovviamente stanno scorrendo le slitte cariche dei blocchi per continuare la costruzione della piramide. Nel secondo render, cioè nella seconda simulazione, la piramide è giunta quasi alla metà altezza e abbiamo lo sviluppo ulteriore delle rampe. Di 12 che sono iniziate, alcune erano già state abbandonate alle quote inferiori, altre vengono abbandonate a questa quota, altre vengono utilizzate per sostenere le incastellature di bambù su cui operano gli operai, gli scalpellini. È da precisare alcune cose. Questa è una raffigurazione grafica schematica, cioè non rispetta rigorosamente il modello, nel senso che ad esempio dove si appoggiano le incastellature di bambù è presumibile che le rampe fossero molto più strette, perché non serviva più avere delle rampe ampie. Non c'erano sicuramente gli alberi che sono stati volutamente lasciati attorno per dare una dimensione prospettica all'edificio, ma soprattutto si è venuta a creare una nota umoristica, che è il fatto che in questo programma di architettura, questo programma grafico, non sono previsti gli operai egizi, per cui per dare delle dimensioni si sono utilizzate le immagini di personaggi presenti in questo programma, che sono dei giovani hawaiani in bermuda a fiori. Non è che siano stati importati per costruire la piramide, è proprio soltanto stato un vincolo del programma grafico. Nel terzo render, la piramide è stata terminata, con tutte le rampe in tutte le
possibili condizioni previste, quindi una sola che giunge in punta, una che si interrompe poco dopo la metà altezza dell'edificio, altre interrotte a varie altezze e altre che sostengono le incastellature di bambù. Questa è la situazione della piramide appena è stata terminata, subito prima che inizi la demolizione delle rampe, le quali ovviamente procedono a ritroso, iniziando da quelle più alte, previa ovviamente lisciatura delle bugnature, e da quelle più alte incominciano ad essere demolite a ritroso e continua nel frattempo la lisciatura di tutte le superfici della piramide per ottenere alla fine una delle 4 facce perfettamente lisce. Allora, questo modello può sembrare estremamente complesso, però è un modello assolutamente unico perché soddisfa delle esigenze che nessun altro modello soddisfa. Ad esempio, è l'unico che consente di raggiungere agevolmente ogni punto della superficie esterna, il che è in accordo con la presenza delle bugnature, che altrimenti non si sarebbero potute togliere. Il piano di calpestio delle rampe non deve mai essere rifatto, cioè la rampa che arriva in punta, il piano di calpestio del suo sviluppo non è mai stato rifatto, è solo stato prolungato, ma non rifatto, che significa accorciare i tempi di costruzione, perché pensiamo alla rampa unica che crescendo di 1 metro deve essere rifatto completamente, quindi grosso vantaggio. Ma forse il vantaggio maggiore è quello del volume. Il calcolo del volume complessivo di tutte queste rampe, queste 12 rampe interrotte a varia altezza, è pari a circa il 3-4% del volume totale della piramide. Quando il modello della rampa unica avvolgente già è pari al 50% del volume della piramide. La rampa unica addirittura è pari al 100-120% del volume della piramide, cioè in altre parole, tutto sommato, sono rampe che richiedono pochissimo materiale. Sono facilmente demolibili perché sono di mattoni e consentono appunto di raggiungere ogni punto della superficie. Questo non significa che sia sicuramente il modello utilizzato, però costituisce l'evoluzione di fatto del sistema costruttivo delle piramidi a gradoni e prelude a quello che sarà il sistema costruttivo delle piramidi successive. Non c'è niente di nuovo se non l'utilizzo della stessa superficie delle bugnature per sostenere la rampa. È comprovato appunto da questo esame fatto dal Politecnico di Torino e utilizza solo e unicamente metodiche e conoscenze ben documentate. Non utilizza nessun sistema non conosciuto. Soprattutto giustifica la presenza delle bugnature, che altrimenti non avrebbero nessun senso. Queste bugnature molto, molto accentuate. Quindi di fatto questo modello non è altro che un adattamento geniale della metodica precedente, della metodica utilizzata nella piramide precedente. C'è un corollario a tutto questo che è stato richiesto dalla stessa Accademia delle Scienze, la quale si è posta il problema: con questa metodica quanti operatori avrebbe richiesto? E allora è stato fatto un'analisi molto approfondita, tanto approfondita che ad esempio ci si è recati nelle cave a vedere la velocità di lavorazione degli scalpellini. Bisogna pensare una cosa, che all'epoca in cui le piramidi furono costruite in Egitto non esistevano argani, il che significa che i blocchi non potevano accumularsi in un deposito e poi essere spostati, avrebbero solo richiesto più tempo e quindi più fatica, più operatori.
bisognava calcolare esattamente quanti blocchi venivano prodotti, gli stessi dovevano essere trasportati, gli stessi dovevano essere messi in opera in sequenzialità, senza nessuna interruzione. Quindi era un calcolo raffinatissimo pensare a tutto ciò, ma soprattutto richiedeva una perfetta organizzazione del lavoro, il che già esclude a priori i lavoratori occasionali, come ci racconta Erodoto, i contadini che venivano messi a fare questo lavoro. Questo è un lavoro da grandi specialisti, perché non ci poteva essere un'interruzione. I materiali dovevano fluire continuamente e costantemente, altrimenti si sarebbero prolungati i tempi di costruzione. Quindi a maggior ragione, ancora di più, ed escludere la presenza di schiavi, dei tanto decantanti schiavi. Ma soprattutto in questa organizzazione, per valutare il numero di operatori necessari, bisogna pensare a tutto. Allora, bisogna pensare anche a quanti operai servivano nelle cave, a quanti marinai per le barche, ai coloro che dovevano portare l'acqua, che portavano i viveri, ai falegnami, non solo gli scalpellini, ma coloro che, i fabbri che producevano gli scalpelli, i contabili, gli amministrativi, cioè bisogna pensare a tutte le persone che potevano servire per costruire una piramide. Bene, da un conto dettagliatissimo è venuto fuori che questo numero, che può sembrare spaventoso, non avrebbe mai superato le 13.000 persone. Anzi, 13.000 erano quelle necessarie in fase iniziale, ma se si fa una media delle persone da suddividere nei 20 anni, verrebbe fuori un numero di circa 5.000 operatori continui sulla piramide. Ora, questa ipotesi è stata indirettamente confermata anche da questo calcolo, perché una ventina d'anni fa, nell'area a sud della necropoli di Giza, oltre quello che si chiama il Muro del Corvo, che delimita l'area, è stata trovata un'area che, scavando, ha fatto emergere delle abitazioni. Cioè è emerso tutto il villaggio degli operai che hanno lavorato alla piramide di Giza, a tutte le piramidi di Giza. È di cui si è ricostruita l'urbanistica, un'urbanistica molto rigida che prevedeva tutto, laboratori, forni, magazzini, dormitori e poche abitazioni singole per gli alti funzionari. Da questa ricostruzione è venuto fuori che questa città era in grado di ospitare al massimo 7.000 persone, quindi in accordo con la presunzione di 5.000 lavoratori e di conseguenza in accordo con questa ipotesi costruttiva. Con questo siamo giunti alla fine dell'ultimo incontro, che spero abbia raggiunto il risultato che ci eravamo prefissi già nel titolo, di aver fatto un po' di luce sulle piramidi.